Oblitio Oblitesse, buongiorno, qui è il vostro Silvio influenzato e bentornati dopo un fracco di tempo su Ancient War Sparta Definitive Edition. Sì, cavolo! Perché ho voluto riportare in auge questo gioco? Allora, ho visto ieri l'ultimo sondaggio che avevo postato nella sezione post del canale e tra due varianti ho visto questo. E giustamente ho detto, può far bacco, cosa porto adesso sul canale? Quindi ho detto, perché non facciamo qualcosa di interessante, di nuovo, anche se non è particolarmente ortodosso su Ancient War Sparta Definitive Edition? Beh, allora in questo caso stavo pensando di creare una sandbox particolare, quindi faccio battaglia, e volevo ricreare la mitologica e antica città di... Ma siccome che YouTube non so se questa parola non gli va a genio, la censurerò e metterò dei sottotitoli comunque. Allora, per prima cosa scegliamoci la nostra mappa, che io credo di utilizzarne una abbastanza grande. La grande battaglia è interessante come mappa, però questi fiumi che sono qui attorno non è che mi ispirino chissà cosa. La pianura di Gaugamela no. Potrebbe essere la battaglia di Platea, ma anche quello non ci scommetto perché ho da 4 persone, per cui non saprei proprio. Una lezione crudele. Può essere una lezione crudele. Sì. Perché no? Dai, proviamoci. Ok, scelta la mappa. Ci costruiamo subito la nostra sandbox. Quindi togliamo via l'IA. E per... la scelta della civiltà troiana è un po' un casino, perché sono indeciso se utilizzare gli Spartani, utilizzare la Roma imperiale oppure utilizzare gli Egizi, per il semplice fatto che gli Spartani, vabbè, stiamo parlando comunque di civiltà dell'età del bronzo, poi stiamo quindi più Spartani o forse ancora di più Egiziani. Il fatto è che da un punto di vista di armature o cose del genere non è propriamente storico, quindi dobbiamo utilizzare una civiltà che si avvicini più velocemente, quindi da un punto di vista di unità forse sarebbe meglio gli Spartani. D'altro canto, da un punto di vista architettonico, quindi ad esempio le mura o cose del genere, stavo pensando alle mura egiziane che sono molto carine. Però anche quello, c'è un altro fatto, che le unità non c'entrano praticamente una ciorla. Nel senso, il loro problema è che non puoi mettermi dei Magi, comunque guardie del faraone, come unità. La Roma imperiale invece è un qualcosa un po' particolare, per il semplice fatto che hanno strutture tutte loro, quindi che ricorda un po' l'antica Grecia, va bene, però hanno gli scudi rettangolari, quindi che di solito venivano più o meno utilizzati all'epoca, per quanto riguarda, o vagamente all'epoca della guerra di Troia, per cui io direi di andare su Sparta. Per cui, scelta la nostra fazione, scelta la mappa, non ci resta che entrare in gioco. Ok, siamo entrati in mappa. Va da sé che per fare questa ricostruzione non metterò i nostri loti, quindi impiegare tempo, buttare via tempo alla ricerca di risorse, bensì mi avvalerò dei cheat. Quindi per quanto riguarda la disponibilità di togliere la nebbia di guerra, risorse, e per quanto riguarda anche la velocità di produzione di nuove unità.
Quindi un attimo che farò un taglio, così non vedete che cheat metto dentro, anche se sono disponibili su Steam. Ok, dopo un breve taglio che ho messo dentro i miei cheat, possiamo subito cominciare a creare. Allora, prendiamoci i nostri iloti e direi di emigrare in questa zona qui a nord, che secondo me è perfetta. Quindi spostiamo subito i nostri iloti qui a nord. Non distruggo subito l'acropoli questa qui, perché sennò facciamo forfait in questa partita, e quindi questo video si concluderebbe in maniera alquanto disdegnosa. E quello che avevo in mente di fare comunque, mentre aspettiamo che il nostro gruppo di iloti si stanno spostando verso nord, pensavo di fare come avevo visto su certe immagini che vi posterò comunque adesso qui davanti ai vostri occhi, che più o meno ha due cinte murarie, una più esterna, la più imponente, la più importante, che si dice sia di natura, costruita addirittura dagli dei dell'Olimpo, mi pare Apollo e Poseidone, quindi vorrei fare qualcosa di imponente, e poi vedremo come. E poi ce n'è una interna che racchiude la cittadella, ovvero il fulcro principale della civiltà troiana. Quindi dai, forza ragazzuoli. What can I do for you? Ok, sono arrivati, e come per prima cosa costruiamoci un'altra acropoli, e direi di farla qui. Anzi no, non voglio farla proprio centrale. Have a try. Dobbiamo sbloccarci invece la possibilità di costruire mura di pietra, per cui per prima cosa c'è da fare. Ho perso di vista gli iloti, non so come. Eccoli qua. Per prima cosa dobbiamo farci la caserma. Quindi direi di metterla qui. Ottimo. I'm all ears. I've been working from the day Voi mettetevi a costruire qua. E adesso noi qua dobbiamo costruire altre due strutture. Quindi la fucina I'm breaking my back. What can I do for you? e il laboratorio. Whatever you wish. I'm all ears. Poi queste tre persone le mandiamo nel sito dove ci sarà la porta principale, perché poi da lì si dirameranno le nostre mura e quindi faranno la prima cinta muraria, quella più imponente ed importante. Comunque io prenderei come riferimento per tracciare le nostre mura comunque la strada o il sentiero che vedete qui, così almeno ho una linea guida e quindi cerco di fare le cose un po' meno cacose. Adesso abbiamo il nostro muro di pietra finalmente e cominciamo un po' a costruire. Allora, io direi di partire da una cosa abbastanza centrale. No, perché mi hai preso la palizzata? Prendimi il legno. No, il legno, prendimi il muro di pietra. Preferisco costruire poco a segmenti, così, per il semplice fatto che così viene fuori un lavoro più preciso e anche con più torrioni, che secondo me è molto più molto più d'impatto, direi. Non perdiamo tempo, già con i progetti già piantati qui al suolo. Mettiamo subito la costruzione della porta, che passa direttamente sulla strada principale, questa qui che vedete, e questo mi va molto bene. Però ci voglio fare una modifica su queste porte. Io mi stavo immaginando comunque queste porte, i fianchi dei portoni comunque ben presidiati, quindi che ci sono questi due torrioni a guardia di queste porte che proteggono e presidiano l'entrata. Anche perché sappiamo bene che in una fortezza i punti più deboli di una fortezza sono le porte e non le mura, quindi vorrei anche un po' rinforzarle da questo punto di vista. Quindi le farei qua, quindi una qui e una qui. Perfetto.
Helot is at Adesso your noi prendiamo service. l'altro Ilota e andiamo avanti con la costruzione delle mura, quindi intanto noi qua reclutiamo un fracco di Loti e poi li mandiamo subito all'opera, quindi per velocizzare le costruzioni. E terminiamo le mura qui, sul fianco della montagna. Comunque sarebbe bello avere una mappa che finisce proprio con la montagna strapiombo e da lì partono le mura. Tipo il fosso di Helm, sarebbe una figata fare una fortezza del genere. Dopo scrivetemi voi nei commenti. Sarebbe molto d'impatto. Ah no, aspetta, dobbiamo fare altre porte? Eh sì, perché mica ce ne basta una sola porta. Io direi di fare almeno 3 porte. Almeno una che guardi la miniera d'oro. Quindi la facciamo qui. E sempre con i nostri bei torrioni a guardia di tutto e di tutti. Anche così facciamo il doppio muro uno costruito sopra l'altro e quindi diventa anche un po' più resistente. Quindi tutta salute. Cioè, piano piano le nostre mura stanno acquisendo la loro importanza mitologica. E la terminiamo così il muro. Perfetto, mi piace. E l'altra porta la facciamo più o meno nello stesso livello da un punto di vista in linea d'aria rispetto all'altra, quindi la porta est. La porta ovest la facciamo qui, sempre come al solito con i torrioni di difesa, quelli che saranno i torrioni di difesa. Ecco fatto, perfetto. Adesso cominciamo subito la costruzione delle altre mura difensive, la seconda cinta muraria. Quindi partiamo da questa e pensiamo di fare un doppio muro molto vicino all'altro. Quindi più che altezza, che non è possibile tanto giocarla, almeno che non sei sopra un'altura o cosa del genere, pensi sullo spessore. Quindi doppiamente rinforzato e doppiamente presidiato. E poi vedremo comunque come. Io direi di fare un'invocatura tipo invito. Lo fare tipo, se gioco mi permette, a 45 gradi. Non proprio 45, ma siamo così. E andrei avanti comunque a costruire. E vorrei mettere i torrioni che passino torrioni, io parlo torrioni comunque di queste torri, no? Che la seconda passino al centro dei primi, quindi della prima fila. Quindi stavo pensando di fare una cosa così. È importante fare questa cosa prima che le mura vengono costruite, perché se no, quando sono costruite, diventano come posso dire, diventano effettivamente fisiche e quindi faranno poi un'aura di ostacolo e quindi devo farle poi più distanziate. Questo potrebbe crearmi non pochi problemi. È per quello che sto giocando anche in pausa, perché così blocco tutto e mi dà il tempo anche di mettere tutti i miei progetti. Ci saranno ovviamente delle compenetrazioni, non sarà un lavoro preciso, però sarà almeno qualcosa di impatto. Ok, prima di andare avanti qua c'è l'altra porta e questo potrebbe darci qualche problema, per cui... Oddio, adesso è difficile decretare un 45 gradi. Così. E così. Ottimo.
You've got work for me? Cambiamo ancora i lota perché così non vanifico quello che ho appena piazzato. E terminiamo e guardate, adesso abbiamo piazzato finalmente la nostra cinta muraria mitologica definitiva. Poi ci saranno ancora tutti gli aggiustamenti da fare, però intanto aspettiamo che la costruzione venga eseguita. E cominciamo a giocare costruendo la seconda cinta muraria, quindi quella che andrà a delineare la nostra cittadella. Quindi la seconda linea di difesa. È una città grande come, però costruita così ospiterebbe anche giocare due, se fosse multiplayer, almeno 2 giocatori che fanno difensori, e pensare 3 attaccanti, magari qua magari a fine bordo immaginatevi la spiaggia con tutte le triremi che sono approdate sulla spiaggia, il campo greco con tutta la palizzata, magari un 2 contro 3, cioè 2 difensori e 3 attaccanti, sarebbe una cosa mostruosamente bellissima da vedere, mostruosamente, ripeto. Aspetta, le porte, Silvio. Ok. Porte, anche se non è proprio carino da vedere, le faccio. Whatever you wish. Sempre affiancate ai nostri torrioni di difesa. Quindi qua non farò un'altra cinta muraria, ma farò solamente l'invito. Sempre se me lo fanno fare. 1. E 2. Questo è rimasto bloccato dentro. Ecco, è rimasto vivo, è rimasto lì, per cui ops, è morto di fame. Allora, poco male. Possiamo già cominciare a costruire le città dentro, mentre stanno costruendo. Loro sono capaci di parlare, dannata influenza. Allora a maggio, ovviamente. Mentre il nostro progetto sta prendendo piega, quindi le nostre mura, cominciamo a costruire quello che c'è dentro la città, ovviamente. Quindi io direi di fare una cosa tipo a quartieri. Cosa sto parlando? Quindi creare nella zona esterna una zona che sia di prima milizia, diciamo pure così, di un quartiere dell'artigianato, un quartiere agricolo. Io direi comunque di crearci prima un'acropoli, quindi direi di fare almeno 2 acropoli, quindi ne farei una qui. Facciamo un'acropoli a ovest e un'acropoli ad est, anzi in questo caso è il contrario. Quindi Construction complete. io direi di fare un'acropoli anche qui. Have a try. Diciamo che facciamo come fulcri principali dei principali quartieri. Diciamo che questa zona, dato che vedo che ci sono piante Construction complete.
e altre cose, io direi di fare qui la nostra zona produttiva, quindi di materie prime. Quindi, senza indugio, noi qua facciamo le nostre fattorie. L'altra fattoria la facciamo. Construction complete. Construction complete. Whatever you Fai wish. qui al riparo dall'albero. I'm all ears. Non vorrei fare una cosa così perfettamente ordinata, eh. Construction complete. Whatever you wish. Helot is at your service. Qui costruiamo invece un bel po' di silos, quindi facciamo sempre i depositi. Have a try. Comunque direi di fare 2 file di silos, dato che di spazio ce n'è in abbondanza. Have a try. Ok. What Non can ho I niente do da for you? fare. Construction Whatever you complete. wish. Quindi voi qui mi costruite il nostro quartiere di artigianato. Quindi facciamo fucine a gogo. Construction complete. I'm Andiamo avanti con il nostro quartiere di artigianato. Quindi laboratorio e fucine a go-go. Senza però andare a ostruire le porte. Quindi ci facciamo i nostri 4 laboratori. I'm breaking my Forse ne back. bastano 2. Ne facciamo 2, dai. Ci sta. Tu sei qui. E quindi ne fai un altro. E come artigianato stavo pensando anche di mettere dentro la nostra officina, quindi per la produzione di catapulte. E ci sta perché c'è dentro la segheria, c'è dentro tutto, montaggio, quindi non sta bene metterla qui che è la nostra cittadella, quindi il punto dove più in alto dove ci sono i nobili. Quindi siamo anche vicino alle porte, per cui ben venga. Quindi direi anche di fare almeno 2 officine. I've been working from the daybreak. Ottimo. Direi di mettere le stalle, dato che siamo vicino al quartiere agricolo, quindi la produzione di cereali e di paglia, e quindi anche di foraggi. Direi di mettere comunque le nostre stalle. Comunque Troia molto rinomata per le sue stalle. Quindi direi di metterne un paio proprio qui. Comode, comode. I'm breaking my back. Quindi altra scuderia. Ah, non ci sta? No! Oh sì, Construction complete. Have a try. non sarà proprio allineata però. Va bene lo stesso. E poi aggiungerei Construction complete. una caserma della milizia qui, I've been working from the che sono daybreak. più, possiamo dire, le unità basilari dell'esercito troiano, quindi addette a manovrare le macchine da guerra
e soprattutto Helot is at your service. alla difesa dei campi. Non vorrei farlo troppo a ridosso delle porte, per cui... Ah, dannati sassi! I'm breaking my La back. farei qui. Ma comunque metterei una caserma classica qui a Whatever you fianco. wish. What can I do for you? E poi andiamo I'm breaking my back. alla città alta, mentre verrà costruito tutto. Construction complete. Però vorrei un attimo fermarmi con la costruzione interna della città, ma soffermarmi ancora, ritornare di nuovo sulle mura che adesso sono pienamente costruite. Quindi cominciamo subito a montare i nostri torrioni. Quindi li farei un po' a scacchiera, quindi alternati. Quindi così, Research complete. questo sarà vuoto, questo invece sarà Research complete. quel nostro torrione. Questo sarà Research vuoto, complete. quindi poi ci saranno delle discrepanze perché ovviamente doppio torrione qui non è proprio il massimo. Questo sarà vuoto, questo avrà il nostro torrione, Research complete. questo sarà Research complete. cambiato, facciamo un po' così. Research Torrione. complete. E torrione. Research complete. Ecco, quello che volevo fare, che vi dicevo all'inizio, era questo. Cioè, vedete che adesso è diventato molto più imponente, quindi abbiamo il nostro bel torrione con il tetto, con la guardiola e tutto quello che va dietro, che comunque protegge e presidia sempre, costantemente, 24 ore su 24 la nostra Construction complete. porta. E questo, finalmente, è il nostro risultato, che secondo me è molto d'impatto, cioè molto molto figo. Cioè guardate che bellezza. Cioè da un punto di vista dei difensori è un gioiellino, da un punto di vista degli assedianti tirano 4 porchi, 4 bestemmie, madonne e tutti i santi del paradiso, per poter assediare una cosa del genere. Ma io in primis comunque. Helot Poi is at your service. adesso noi ci spostiamo per mettere mano sulla cittadella. Whatever you Quindi wish. queste strutture possono essere benissimo smantellate. Via 1, via 2 e via 3. I'm all ears. Adesso cosa costruiamo quindi alla cittadella? Ovviamente le palestre, perché ci permette di costruire delle strutture speciali. Ears. Direi di costruirci un'altra acropoli. E direi di farla comunque qui o qui. Adesso vediamo. E direi comunque di farla Whatever a you questo wish. punto. Upgradiamo Research questo complete. a palazzo e solamente questa struttura qui, che diciamo Construction che è il fulcro complete. principale. L'Acropoli segna più o meno la differenza tra comune e provincia, se ne devo fare un paragone. Comunque, quindi pensavo di fare una cosa di amministrazione, quindi che si vede proprio il grado, quindi l'opulenza che va piano piano a farsi sentire. I'm all ears. Adesso noi ci costruiamo anche l'oracolo, che direi di farlo comunque in mezzo alle due palestre, che secondo me ci sta I've benissimo. been working from the daybreak. Ci facciamo un'altra caserma e direi di farla qui da questa parte, su quest'altra metà. Whatever you wish. Ci costruiamo adesso diciamo un'arena, e dico questa bene che la mettiamo qui nella zona dei più benestanti della cittadella, si fa per dire. Qua l'ho diviso più che altro tra quartiere militare, quartiere diciamo di lustro comunque. Quindi dove sei? Arena.
Whatever you wish. Diciamo di metterla pure qui. E poi, per non farci mancare nulla, ci facciamo anche il tempio di Alicarnasso. Construction complete. Construction complete. E direi di metterlo qui, al centro di tutto. Have a try. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto, e spero ho voluto portare qualcosa in particolare, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like per supportare il mio canale e la serie di Ancient War Sparta Definitive Edition, scrivete sotto nei commenti se per caso volete che magari vi faccio anche il campo greco dell'assedio sempre di Troia, quindi la parte Achea. Venite a trovarmi sul server Discord ufficiale la Koinon Ton Endoxos e per il resto ragazzi io vi auguro una buona giornata e ci vedremo per un prossimo video. Ciao a tutti!